Buongiorno skillati e benvenuti al nuovo episodio di Skill for Millennials. Oggi andiamo a fare una ricetta tipica della cucina francese, italiana, europea in generale, ed è la besciamella. Ora voi mi direte, ma la besciamella si trova anche già fatta? Sì, però fa schifo. Quindi andiamo a imparare come si fa perché è semplicissimo. Le dosi hanno la percentuale 1-1-1, cioè 100 g di farina, 100 g di burro, 1 litro di latte. Io oggi farò 150, 150, 150 perché me ne serve un po' di più, perché domani andrò a fare le lasagne. Link qui sotto su come si fanno le lasagne e link qui sopra su come si fa il ragù, così abbiamo tutto il percorso fatto, e quindi me ne serve un po' di più. Andiamo a vedere gli ingredienti: il latte, il burro, la farina, un po' di sale e la noce moscata. Mi raccomando, la noce moscata va intera con una mini grattugia, perché la noce moscata già grattugiata perde immediatamente di aroma, quindi tanto vale non metterla. Una bilancia, se non l'avete procuratevela, altrimenti nella descrizione di sotto c'è anche il video quali sono gli oggetti da cucina che mi servono per insegnare, e una bilancia basica, una cosa così, costa 10 euro, dovete averla. Poi vi serve un cellulare o un'altra cosa che abbia YouTube o Netflix per farvi passare il tempo mentre questa besciamella la girate, oppure in alternativa un bambino che vi giri la besciamella al posto vostro, oppure qualcuno con cui parlare mentre sorseggiate un prosecco. Adesso andiamo a vedere passo a passo quali sono cosa bisogna fare per fare una besciamella. Allora, per prima cosa andiamo a pesare 150 g di burro. Come sapete io odio le ciotole, perché poi sono da lavare le ciotole, quindi provo a fare il tutto con il numero minore di cose. Allora, questi sono 50 grammi, andiamo a metterne, come vi dicevo, io ne faccio 150. Ancora un attimino, ok, e poi questa la andiamo a sciogliere poi sul fornello. Nel frattempo prendiamo anche 150 g di farina già. Ora, io non sono una grossa fan del setaccio, devo dire. Secondo me viene anche senza setacciarla. Ho messo un po' troppa. Ecco fatto. E poi abbiamo detto 1,5 litri, quindi questo è 1 litro. Questa è la riserva da quarantena, e poi misuro qui un mezzo litro da aggiungere dopo, e così ho tutti i miei ingredienti e mi sposto verso i fornelli per farvi vedere come si fa. Allora, intanto la prima cosa da fare è sciogliere il burro a fuoco non altissimo, tanto il burro si scioglie abbastanza facilmente. Una volta sciolto il burro, poi andiamo ad aggiungere la farina e facciamo un impasto di farina e burro, che poi è la base della besciamella. La parte noiosa della besciamella è che bisogna girarla perché non si attacchi finché non è pronta, ed è pronta al primo bollore. Anche in questo caso la besciamella potete averla più o meno liquida a seconda dell'uso che ne fate. Io questa la uso per le lasagne e quindi la tengo un po' liquida, perché è il liquido che serve a far cuocere la pasta delle lasagne. Se vi serve per delle altre preparazioni, la fate cuocere 30 secondi, un minuto in più, in modo che sia più solida. Se vi servono ispirazioni su cosa fare con la besciamella, potete andare sul mio blog www.skillsformillennials.com, cercate besciamella e trovate tutte le ricette con la besciamella.
Allora, questo ci metto un po' di più perché era burro che avevo congelato, sempre per lo stesso discorso della quarantena e delle riserve. Stiamo utilizzando tutto, prima o poi riapriranno. Non so quando vedrete questo video, ma sicuramente vi ricorderete di questo periodo, bellissimo. Allora è importante il burro non farlo bruciare, quindi non appena veramente tutto il burro è sciolto e c'è questo profumo buonissimo di burro fuso, abbassiamo il fuoco e aggiungiamo a poco la farina. Allora, questo è veramente questione di un attimo, bisogna essere veloci e fare una bella pasta omogenea. Questa cosa qui in tedesco si chiama Mehlschwitz. Io non so come si chiama in italiano, se qualcuno di voi lo sa me lo scrive magari sotto nei commenti, perché io purtroppo non lo so. Ok, adesso quello che bisogna fare è aggiungere a filo il latte, poco a poco, soprattutto all'inizio, per fare in modo che venga amalgamato e che non faccia grumi. Quindi se ne mette un po', si gira, lo si fa amalgamare e poi se ne aggiunge di nuovo un po'. Il meglio sarebbe avere un aiutante che te l'aggiunge a filo, ma non ce l'ho e quindi facciamo da soli. Due motivi per cuocere la besciamella e continuare a girare sempre la besciamella quando si cuoce. Uno è che così non si brucia, perché tutte le preparazioni al latte, se si bruciano un po', anche solo un fondo attaccato, il sapore di bruciato entra dappertutto e quindi si può buttare via. E l'altro è appunto per non fare grumi. Io adesso sto spruzzando ovunque, ma va bene lo stesso. Quindi continuiamo qui, più andate avanti nella preparazione più ne potete aggiungere alla volta di latte e andiamo avanti finché tutto il latte è stato aggiunto e assorbito da questa pasta di cui non so il nome in italiano, magari avrei fatto meglio a informarmi prima di iniziare a fare questo video, ma andrà bene lo stesso, il concetto è quello che conta. Allora, una cosa importante che poi ve lo farò vedere meglio quando ho aggiunto tutto il latte, io ho preso l'abitudine di girare la besciamella a spirale in modo che non si attacchi nel fondo, quindi inizio dal centro e poi faccio sempre dei cerchi concentrici. Ovviamente si mescola sempre in un senso, o orario o antiorario, a seconda di... Guarda che qui arriva mio figlio che sta guardando, guarda che tra poco è il tuo turno per mescolare, non ti preoccupare. O orario o antiorario, sceglietene uno, quello che preferite, e poi rimanete sempre sullo stesso. Andate al bordo, poi tornate indietro e avanti. Ok, una volta che avete aggiunto tutto il latte, il composto è molto liquido. A questo punto fate una piccolissima pausa, aggiungete il sale, non tantissimo, la besciamella non va molto salata perché ha un gusto delicato, e la noce moscata a piacere. Vi dicevo all'inizio, la noce moscata, mi raccomando, pezzi interi, grattugiata sul momento, perché quella che trovate già grattugiata perde immediatamente l'aroma. A me la noce moscata piace moltissimo, quindi ne metto molta. Poi è una cosa molto a gusto di quanto bisogna metterne. Volendo anche il pepe. Ma non è necessario. E adesso vi mettete Netflix, vi prendete qualcuno che lo faccia per voi, ma vi prendete almeno 20 minuti prima che la besciamella sia pronta. E cominciate a girare a spirale in un senso unico. Come vedete io giro in senso orario
a spirale. Ecco, quando vi siete scocciati passate piano, passate il cucchiaio a qualcun altro, date a fare il pipì. Eccetera eccetera eccetera. Ok, passato un quarto d'ora, 20 minuti, comincerete a vedere che la besciamella si sta addensando. Se avete notato che dal fondo si sono staccati dei grumi o avete dei grumi, passate un attimo con la frusta a mano. E a questo punto è la parte più complessa e delicata del fare la besciamella, è vedere qual è il momento per toglierla dal fuoco. Allora, come vi dicevo all'inizio, dipende da quanto la volete liquida la besciamella. Se vi serve una besciamella liquida al primissimo bollore la togliete. Se vi serve un po' più solida la tenete, ma veramente è questione di secondi perché si addensi. Come vedete è già abbastanza densa. A me serve liquida, quindi adesso aspetto un attimo. Ancora non sta bollendo, quindi la giro, ma io la spegnerò tra pochissimo perché mi serve liquida. Ok, ci siamo. E questa è la consistenza che serve a me. Ci sono un paio di grumi, quindi andiamo a fare una passata veloce. I grumi poi vengono dal fondo perché il fondo si attacca sempre e quindi quando andate a passare col cucchiaio si staccano e si formano i grumi, ma non è niente di terribile quando succede. Ça va sans dire che va fatta a fuoco lento la besciamella, non a fuoco alto. Io direi questa è la consistenza che voglio avere io, quindi molto liquida, e quindi a questo punto spengo e la mia besciamella è fatta e la lascio riposare. Ok schillati, la vostra besciamella è pronta, si addenserà ancora di più una volta che si è raffreddata e si formerà una simpatica pellicina sopra ed è pronta per essere usata per qualsiasi cosa vogliate. Se volete la ricetta passo a passo in forma scritta anche con la quantità degli ingredienti potete andare nel mio blog Skills for Millennials. Se la cucinate e volete farmi vedere com'è andata non dimenticate di postare sul mio profilo Instagram Skills for Millennials. Per avere tutte le ricette di questo canale e le notifiche non dimenticate di abbonare e di attivare la campanellina. Alla prossima!